Buongiorno, mi chiamo Paola Pepe, sono un ingegnere edile di Bari e ho 47 anni, sono sposata e sono mamma di un bimbo di quasi 11 anni. Sono contenta di essere stata invitata a rilasciare questa piccola testimonianza, questa goccia nell'oceano, da parte del gruppo di lavoro che si sta occupando della raccolta di queste testimonianze. E a questo proposito volevo dare il mio piccolo contributo. La mia carriera è iniziata circa 20 anni fa nell'ambito esclusivamente della cantieristica e della progettazione edile. Infatti ho una specializzazione nel consolidamento statico e quindi prevalentemente una natura materica, un approccio cantieristico e pratico rispetto a questo mestiere che ha tante splendide sfaccettature. Quindi sono una bestia da cantiere. In realtà sono figlia d'arte perché mio padre è un ingegnere e ho sposato un ingegnere, quindi sembra quasi una cosa che si ripete, è una storia che si ripete e si perpetra in maniera molto positiva perché questa collaborazione in realtà ti dà proprio uno stile di vita, secondo me, uno stile di vita che la dice lunga sul piano dell'organizzazione, perché chiaramente fare la libera professione, ecco, non l'ho detto, sono un libero professionista, è molto diverso rispetto a fare lo stesso lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione, dove tante colleghe hanno trovato la loro collocazione. Io ho deciso da subito di fare la libera professione, questo per quanto riguarda la parte vera e propria del lavoro. Per quanto invece riguarda il mio cuore, la mia passione, in realtà le associazioni sono sempre state una cosa che mi ha solleticato. Infatti da noi in Puglia c'è l'ARIAP, che è l'Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia, che è un'associazione a cui sono iscritta da quando ero matricolata, perché si possono iscrivere a questa associazione anche gli studenti. Oggi ne sono consigliere, sono orgogliosa e ne dirigo il bollettino di aggiornamento prezzi che noi periodicamente pubblichiamo. E questo associazionismo alla fine ha sposato, ha trovato occasione di sposarlo insieme ad un'altra cosa molto importante che da quasi un decennio vado seguendo, che è la questione di genere. Ho coordinato la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine Professionale a cui appartengo, quello di Bari, e poi sono entrata nella AIDIA, che è l'Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti. È una cosa molto importante, è stato questo passo nella mia vita, anche perché ho fatto un'esperienza e la sto facendo ancora adesso, ancora di più, molto importante, intanto per il confronto con tante colleghe, ingegneri e architetti, liberi professionisti e dipendenti, vere scienziate, cioè gente che dell'ingegno al femminile ha fatto proprio la sua mission di vita. Per quanto riguarda l'IDEA, io adesso ne sono presidente nazionale, sono quasi alla fine del secondo mandato e quindi sono 4 anni che la presiedo ed è una cosa che mi onora moltissimo e che mi ha dato l'opportunità di far conoscere questa associazione anche a livello nazionale presso i consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti. Infatti abbiamo stretto dei rapporti molto 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 importanti e molto fattivi, molto concreti, tanto con la ingegner Ania Lopez, che è la nostra consigliere, quanto con la consigliera Lisa Borinato, che era fino a poco tempo fa l'unica consigliera donna del Consiglio Nazionale Architetti. Perché il fatto vero è questo, che alla fine non siamo più così poche, ma sono poche quelle che cominciano a emergere, quelle che riescono ad essere delle vere eccellenze e vengono riconosciute come veri ingegni al femminile. Io non ho subito nessun tipo di discriminazione durante l'arco della mia carriera né attualmente ne sono mai stata assoggettata. Credo che molto faccia parte anche del proprio carattere, del modo di porsi nei confronti dei colleghi.
perché alla fine è oggettivo che siamo numericamente un po' di meno, con gli architetti è diverso, ci sono tante tante donne architetto, con gli ingegneri ancora non siamo tantissime e poi soprattutto sono i contesti quelli che contano, la maggior parte dei contesti ingegneristici sono al maschile ancora oggi. Eh, non mi vergogno, cioè, colgo l'occasione perché oggi siamo in un'occasione particolare, stiamo celebrando Ingegno al femminile presso la Sala Ripetta qui a Roma, invitata dalla collega Ania Lopez, e l'IDEA ha patrocinato questo evento che si chiama Ingegno al femminile e durante il quale vengono portate alla conoscenza di tutti, perché queste sono realtà che ci sono ma che molti non conoscono, vengono portate alla conoscenza di tutte tante storie di donne ingegnere che lasciano il segno ogni giorno che passa nella loro vita, perché noi siamo mamme, siamo donne, siamo ingegneri, siamo mogli e coniugare tutto questo non è assolutamente semplice. C'è una parola chiave che è organizzazione, l'ho già detta prima e su questo non c'è dubbio. Io sono convinta delle scelte che ho fatto e sono assolutamente una che le promuove. Stiamo procedendo con una campagna di sensibilizzazione, se così vogliamo dire, che si chiama Le ragazze possono e noi nelle scuole stiamo facendo una sensibilizzazione in ambito del sapere tecnico femminile. Stiamo spiegando alle ragazze che intraprendere una carriera fino a poco tempo fa considerata prettamente maschile è una cosa che si può fare. E infatti, più che un consiglio, quello che mi sento di dare alle ragazze più giovani è fare una domanda: why not? Perché non provarci? La maggior parte di quelle che ci provano ci riescono con successo, quindi io non ho dubbi a dire a tutte di provarci e non ho alcun dubbio a sostenere che questa è una bella passeggiata fatta in un mondo pieno di meraviglie che possiamo affrontare con il supporto di una legge che mi piace citare, che si chiama legge dei tre metalli e che è stata inventata, coniata da una collega ex presidente dell'IDEA, che è la professoressa Amalia Ercoli Finzi, e questa legge dei tre metalli dice che ogni donna ingegnere deve avere una salute d'acciaio, dei nervi di ferro e un marito d'oro.